Ma guarda Massimo, io negli anni mi sono posto sempre di meno l'obiettivo di educare i risparmiatori, non fosse altro perché il concetto di educazione presuppone un rapporto tra adulti consenzienti, nel senso che tu puoi educare qualcuno se quell'altro o quegli altri sono interessati ad avere una educazione, ma se quegli altri non sono interessati ad avere un'educazione, chiaramente l'educazione non funziona, no? Perché diventa una via, non è reciproca, cioè non c'è un interesse. No? Quindi io dico, su piccoli numeri si possono fare delle cose interessanti, naturalmente, però se tu mi dici l'educazione finanziaria, cambiare, eccetera, rende i risparmiatori consapevoli, mi dico, ma anche no, nel senso che io non è che ho grandi aspettative sul fatto di migliorare la consapevolezza finanziaria delle masse perché prendano delle decisioni di investimento, di finanza personale perfettamente consapevoli. E questo non solo perché siamo in Italia e quindi l'Italia ha una storia di mercato finanziario decisamente più breve rispetto a quella di altri paesi, ma per i famosi meccanismi comportamentali che anche tu conosci benissimo, e cioè il fatto che le persone preferiscono occuparsi di altro nella vita, cioè preferiscono guardare Temptation Island, preferiscono guardare Maria De Filippi, preferiscono andare allo stadio, stare con la propria famiglia, andare a teatro, fare sport, cioè il tempo e l'attenzione che le persone dedicano alla finanza personale è chiaramente residuale, no? Anche in presenza magari di patrimoni interessanti, di patrimoni articolati. Quindi bisogna essere realistici, bisogna cercare di infilarsi in questi spazi che sono marginali e sperare che almeno le persone che hanno patrimoni un po' articolati e anche di certe dimensioni assumano delle decisioni consapevoli. Però bisogna essere molto realistici. Quella che segue è una conversazione con Marco Liera. Marco è un imprenditore, formatore e consulente finanziario. Dal 1992 al 2010 ha lavorato come giornalista per Il Sole 24 Ore. In quegli anni ha creato e diretto Plus 24, il settimanale del Sole dedicato al risparmio, investimenti e all'educazione finanziaria, oggi guidato da Gianfranco Ursino, che è stato protagonista del precedente episodio di Made in Italy CEOs. Nel 2011 Marco ha fondato YouInvest con l'obiettivo di diffondere educazione finanziaria, strumenti decisionali, corsi e supporto per investitori privati e professionisti. Nel 2019 YouInvest è confluita in Wide Data Management, società di brokeraggio assicurativo specializzata in data management e business intelligence, di cui è socio e amministratore delegato. Marco è anche autore di diversi libri dedicati alla finanza personale e alla gestione del rischio. La sua ultima iniziativa, che parte proprio in questi giorni, è Il Capitale, una newsletter su Substack dedicata a investimenti, finanza personale e capitalismo, a cui potete accedere via marcoliera.com. Vi invito caldamente a sottoscrivere la sua newsletter, così come vi rinnovo l'invito per chi non l'avesse già fatto, a sottoscrivere Made in Italy CEOs. Basta un click, non costa niente, ma è fondamentale per la crescita e la diffusione del nostro canale. Così come sono fondamentali i vostri like e i vostri commenti, a cui mi impegno a rispondere quando è il caso. Grazie e buona visione. Marco Liera, buongiorno. Buongiorno Massimo. Buongiorno Marco, noi ci conosciamo dall'inizio del secolo, sono Sì. passati decenni, non anni. Come al solito cominciamo con il tuo background, dal sole in poi, per arrivare ad adesso. Io mi laureai in economia aziendale all'Università Bocconi in un periodo in cui era il 1990,
praticamente le aziende ti rincorrevano per la strada per assumerti. E tra queste aziende c'era magari anche qualche casa editrice e io, in modo abbastanza diverso rispetto a altri laureati in economia, eh, per puro caso, perché risposi a un annuncio di borse di studio per analisti finanziari di Milano Finanza, entrai nel giornalismo. E da lì quella che doveva essere una cosa così, tanto per provare a vedere un lavoro e nel frattempo fare colloqui con altre aziende è diventata una cosa definitiva, perché io poi negli anni sono entrato, dopo pochi mesi anzi, a Investire, che all'epoca era un mensile di grande successo proprio nel campo della finanza personale e degli investimenti, e lì sono diventato giornalista professionista, e poi nel 1992 a Sole 24 Ore, che a quell'epoca aveva destinato una pagina su tutte le pagine del quotidiano, una pagina settimanale peraltro, solo la domenica usciva, e all'argomento finanza personale, si chiamava Risparmio Investimenti, e appunto stavano cercando una persona che se ne occupasse. Tendenzialmente le persone che erano già dentro non avevano una gran voglia di occuparsi di questi argomenti di finanza personale, perché magari preferivano occuparsi delle grandi storie di Fiat, delle Generali, delle grandi storie della finanza e così via. Invece io sono entrato occupandomi umilmente di questi argomenti. Poi, come tu ben sai, perché anche tu sei stato protagonista in quegli anni, l'industria del risparmio gestito è esplosa in Italia, e con questa esplosione chiaramente c'è stato anche un aumento notevole degli spazi dedicati dal giornale a questi argomenti di finanza personale e investimenti, e quindi via via io ho aumentato gli spazi a disposizione, ma anche le risorse e anche i prodotti editoriali. Poi sono stati anni molto intensi quelli, sto parlando in particolar modo degli anni 90, a parte che erano anni di grande successo dell'editoria, il Sole era arrivato a vendere 400.000 copie, quindi stiamo parlando di dimensioni quadruple almeno come diffusione rispetto a quella attuale. C'era possibilità di inventare cose nuove anche, avevamo fatto la prima manifestazione per i risparmiatori, il primo salone dei risparmiatori, ben prima che arrivasse il Salone del Risparmio, facevamo tutto risparmio in Corso Magenta a Milano, al Palazzo delle Stelline c'era la coda di risparmiatori che volevano seguire i nostri convegni. Poi c'è stato nel 2002 un ulteriore ampliamento con la nascita di Plus 24, che è stato il settimanale di finanza personale e di risparmio che esiste tuttora. L'ho fondato io con i miei colleghi nel 2002, con la possibilità anche di mettere su un bel team. Abbiamo avuto anni in cui eravamo in 15 che ci dedicavamo stabilmente, o per Plus 24 e per le pagine del quotidiano, di questi argomenti. Quindi sono stati anni molto belli, anni molto intensi e di grande crescita. Poi io avevo maturato una mia idea diciamo, sulla diversificazione della mia carriera, sulla scegliersi un percorso un po' differenziato, perché nel frattempo avevo cominciato, grazie a Sole 24 Ore, a fare tanta formazione. Sole 24 Ore aveva fondato da anni una scuola di formazione per professionisti, e mi piaceva molto fare questo mestiere. Poi diciamo che la situazione nei primi anni 2000 dell'editoria in generale e del Sole 24 Ore in particolare aveva cominciato un po' a cambiare, non necessariamente in meglio, perché è stato l'ingresso del digitale che naturalmente ha modificato molte delle caratteristiche dell'industria. I giornali hanno fatto molta fatica ad adeguarsi, anzi in gran parte non si sono adeguati a questi nuovi scenari, hanno cominciato a perdere copie, perdendo copie hanno perso ricavi, hanno perso indipendenza. Insomma, io vedevo anche un mondo che andava verso un cambiamento a me non particolarmente favorevole, come probabilmente anche a quello di altri colleghi. Quindi avevo preparato un po' da tempo questo piano B, che poi ovviamente è diventato il piano A, e quindi ho amichevolmente lasciato il Sole 24 Ore nel 2010 per fondare YouInvest, una scuola di formazione su questi argomenti, finanza personale, assicurazioni, investimenti, dedicata sia ai professionals, quindi consulenti finanziari, private bankers, agenti di assicurazione, dipendenti bancari, eccetera, eccetera, e poi anche ai risparmiatori, ben consapevoli che in Italia il mercato era ed è molto limitato in termini di interesse dei risparmiatori finali, degli end users, a
darsi una formazione nel campo della finanza personale e degli investimenti. E YouInvest ha avuto queste due gambe, appunto, una sui risparmiatori, una sui professionisti per qualche anno. Dopodiché, una volta che abbiamo incrociato quello 0,0001% della popolazione italiana che era interessata ad avere una formazione, magari qualche quattrino anche, per avere una formazione sugli investimenti e sulla finanza personale, abbiamo chiuso quella linea di business e ci siamo concentrati sui professionisti. E concentrandoci sui professionisti poi è arrivato un secondo cambiamento perché nel 2018 ho fuso YouInvest con il nostro principale cliente, una società di brokeraggio assicurativo, e da lì sono diventato un broker di assicurazione, che è il mestiere che svolgo attualmente. Parliamo prima della tua esperienza al sole, che è stata un'esperienza, come ci siamo detti tante volte, entusiasmante, ma anche con luci ed ombre del tuo impegno, dei risultati, delle soddisfazioni che tu hai ricevuto, ma anche delle delusioni. Io credo che le condizioni esterne per qualunque carriera, ma anche per la storia di qualunque azienda, cambiano. E se gli individui e le organizzazioni non cambiano, abbiamo un problema. Quindi, per minimizzare quelle che tu chiami delusioni, bisogna essere pronti a cambiare. Io ho fatto alcuni cambiamenti nella mia strada. Credo in questo modo di avere minimizzato, delle delusioni possibili che magari avrei avuto se fossi rimasto a fare quello che facevo in precedenza. Per quanto riguarda il giornalismo, io sono stato molto fortunato, soprattutto perché sono entrato in un grande giornale nel momento del suo massimo splendore, perché il Sole 24 Ore era il giornale leader, lo è tuttora, ci mancherebbe nell'ambito dell'informazione finanziaria e nell'informazione per i professionisti, però all'epoca non c'era il digitale, cioè se uno voleva informarsi sui mercati o su quello che serve per fare bene il commercialista, l'avvocato, il consulente del lavoro, doveva prendere il Sole 24 Ore, poi c'era qualche alternativa, ma comunque il Sole 24 Ore era di gran lunga il leader di mercato. Perciò ero in una posizione estremamente privilegiata. Io ho investito molto di me stesso in quegli anni, ma ho anche ricevuto tanto, perché comunque mi hanno messo a disposizione risorse, indipendenza, libertà. Io ho avuto tantissima libertà. Non mi sento di avere mai avuto particolari pressioni. Nel mio lavoro, questo chiaramente nell'informazione finanziaria è molto importante. Mi sono ritrovato intorno anche a dei colleghi bravissimi, dei direttori di giornali, ne ho avuti sei direttori diversi, e guarda, è andata bene con tutti, ma sai perché? Perché io mi sono sempre occupato di argomenti molto tecnici, no? E questi direttori, naturalmente bravi a fare i direttori, ma non è che sapessero molto dei miei argomenti, sai, sono argomenti molto specialistici. Però essendo persone intelligenti, praticamente mi hanno lasciato fare quello che volevo. E questo chiaramente è molto importante se tu vuoi dare un'informazione finanziaria ai risparmiatori professionisti di qualità, cioè avere la massima libertà. Abbiamo inventato, ricordo anche, te lo ricorderai anche tu, quel gioco, si chiamava Caccia al Toro, no? In cui confrontavamo le selezioni dei titoli di professionisti, di gestori, con gli indici naturalmente e con la famosa scimmia bendata. No? Alla fine abbiamo riscontrato gli stessi risultati della letteratura in materia, cioè che tendenzialmente la scimmia bendata riesce a far meglio dei gestori professionali nel 48-49% dei casi su vari orizzonti temporali. Cioè, è chiaro che un po' serve, il risultato è che un po' serve chiaramente la gestione professionale, ma non è che serve tantissimo su mercati così complessi e interdipendenti, no? Diciamo che se fosse semplice battere il mercato, nessuno perderebbe. Sì. È vero che poi il tema dietro lo sviluppo del risparmio gestito passivo, gli ETF
e gli index funds, che in media i gestori fanno anche peggio degli indici, specialmente quando includi la differenza tra i due livelli di commissione. Ma questo non vuol dire che tutti i gestori fanno male e che tutti i gestori fanno bene. Come dici O che tu, c'è anche la scimmia bisogno. bendata riesca necessariamente a battere i gestori, e viceversa, no? Esatto, esatto. Ma per definizione la scimmia bendata fa come l'indice, perché è Sì, l'indice stesso che è una scimmia su vari bendata. tentativi, Eh. sì, sì, su vari tentativi la scimmia bendata è uguale all'indice, certo. Torniamo a luce d'ombre. Noi ne abbiamo parlato diverse volte. Il tuo impatto è stato importante sui concetti, sullo sviluppo dei concetti del risparmio gestito. Avevi un seguito molto, molto forte, continui a averlo in altre forme, ma allora mi ricordo che le tue lettere al risparmiatore erano molto seguite. Hai sviluppato un know-how e anche un seguito importante. Però, correggimi se sbaglio, il tuo giudizio finale è che il risparmiatore italiano tipo non è che abbia fatto troppi progressi in questo periodo. Ma guarda Massimo, io negli anni mi sono posto sempre di meno l'obiettivo di educare i risparmiatori, non fosse altro perché il concetto di educazione presuppone un rapporto tra adulti consenzienti, nel senso che tu puoi educare qualcuno se quell'altro o quegli altri sono interessati ad avere una educazione, ma se quegli altri non sono interessati ad avere un'educazione, chiaramente l'educazione non funziona, no? Perché diventa una via, non è reciproca, cioè non c'è un interesse. Quindi io dico, su piccoli numeri si possono fare delle cose interessanti, naturalmente, però se tu mi dici l'educazione finanziaria, cambiare, eccetera, rende i risparmiatori consapevoli, mi dico, ma anche no, nel senso che io non è che ho grandi aspettative sul fatto di migliorare la consapevolezza finanziaria delle masse perché prendano delle decisioni di investimento, di finanza personale perfettamente consapevoli. E questo non solo perché siamo in Italia e quindi l'Italia ha una storia di mercato finanziario decisamente più breve rispetto a quella di altri paesi, ma per i famosi meccanismi comportamentali che anche tu conosci benissimo, e cioè il fatto che le persone preferiscono occuparsi di altro nella vita, cioè preferiscono guardare Temptation Island, preferiscono guardare Maria De Filippi, preferiscono andare allo stadio, stare con la propria famiglia, andare a teatro, fare sport, cioè il tempo e l'attenzione che le persone dedicano alla finanza personale è chiaramente residuale, no? Anche in presenza magari di patrimoni interessanti, di patrimoni articolati. Quindi bisogna essere realistici, bisogna cercare di infilarsi in questi spazi che sono marginali e sperare che almeno le persone che hanno patrimoni un po' articolati e anche di certe dimensioni assumano delle decisioni consapevoli. Però bisogna essere molto realistici. Per quanto riguarda gli altri, le masse, c'è poco da fare. Lì si va soprattutto a mio avviso, si dovrebbe andare verso o una consulenza professionale, ma anche qui magari c'è un'aritmetica che non funziona perché la consulenza professionale costa per forza, perché comunque il consulente deve essere pagato, no? Ha la professionalità, ha il suo tempo, ma le masse spesso non hanno i margini per finanziare, per pagare questa professionalità, oppure in alternativa forse è meglio, di nuovo per masse che non hanno grande disponibilità, magari limitare la gamma di strumenti a disposizione, per esempio andando molto su strumenti da banco, cioè limitando in assenza di certi requisiti l'accesso a certi strumenti più complessi. Però non vorrei essere nemmeno in questo troppo paternalista, cioè io odio l'interventismo, detesto l'interventismo paternalistico. Dico anche che le persone devono avere la possibilità di fare degli errori. E naturalmente mi aspetto che poi nel tempo questi errori diminuiscano oppure che nel loro impatto diminuiscano gli effetti negativi.
In generale, la gestione della propria finanza, delle finanze personali, è una questione di trial and error, cioè andare per tentativi, fare degli errori, riprovare. Bisogna evitare che questi errori conducano alla rovina. Ecco, questo sarebbe già un obiettivo ambizioso, cioè che gli errori non ti portino mai all'impossibilità di fare degli altri tentativi. Allora, hai fatto due punti. Uno, l'Italia e la sua storia limitata di sviluppo del mercato, che è un punto, però direi che poi se andiamo a vedere in altri paesi non è che la situazione è tanto diversa, cioè la percentuale di investitori che prendono in carico il proprio destino finanziario consapevolmente, se dedicando il tempo, è limitata un po' dappertutto, incluso gli Stati Uniti. Tanto è vero che molti, una gran percentuale in tutti i paesi dei risparmiatori si affida a consulenti, a promotori, eccetera, no? Ecco, qui la situazione italiana è un po' diversa rispetto a quella degli altri paesi, no? Ci sono soprattutto le grandi banche che hanno sviluppato nel tempo reti di consulenza, però è un mercato dove ci sono meno possibilità di scelta tra diversi modelli di consulenza. Come giudichi questa situazione, anche rispetto ad altri paesi? Anche noi mi sembra dal 2007, poi in realtà c'è stato un ritardo nell'applicazione in Italia, abbiamo un modello di consulenza finanziaria pagato a parcella, oltre che il classico modello di consulenza pagato a commissioni. Il fatto di offrire un'alternativa chiaramente non è che comporti in automatico l'esistenza di alternative. Eh, una difficoltà, secondo me, che possono incontrare i consulenti finanziari pagati a parcella è il fatto che non detengono i soldi e i titoli dei clienti e quindi se non riescono a gestire in modo, oserei dire, quasi perfetto le aspettative del cliente, cioè se non riescono a evitare che il cliente dopo 6 mesi, un anno dica senti io mi aspettavo di diventare ricco in fretta, tu non ci sei riuscito, quindi ti lascio. E lasciare un consulente fee only a parcella è abbastanza semplice, non gli paghi più la parcella. Mentre invece lasciare una banca, magari rappresentata dal suo private banker, dal suo consulente finanziario, è abbastanza complicato perché la banca detiene i soldi dei clienti, no? Io ho provato 3 anni fa perché mi sono ritrovato per via di una fusione cliente di un'altra banca, ero assolutamente insoddisfatto da questa banca, uscire da questa banca e spostare le masse sulle altre con cui avevo già avuto rapporti è una cosa estremamente complicata. È una cosa complicata che chiaramente impedisce quei meccanismi concorrenziali che tu dicevi. Io guarderei soprattutto a questo, cioè il fatto che noi, per esempio, sulla telefonia mobile da anni abbiamo la portabilità del numero, uno cambia gestore telefonico veramente in modo molto semplice. Così mi dicono, diciamo così, io non l'ho mai fatto, mi dicono che la legislazione è andata tutta in quella direzione e forse una prova è data dal fatto che i margini delle compagnie telefoniche sono diventati molto 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 ristretti, no? Allora, con i risparmi invece è molto complicato cambiare la banca che detiene i tuoi soldi e spostarli da un'altra Anche parte. perché la banca non solo ha i tuoi soldi, ma anche il tuo mutuo, magari se sei un'azienda Certo, se hai i sei soldi indebitato dell'azienda. poi forget about it, cioè dimenticatelo perché se sei indebitato quella banca non la lascerai mai. Eh. Aggiungo un'altra cosa, la banca conosce la tua storia, diciamo che non è che sappia tutto di te, sa molte cose di te, ecco, anche questo naturalmente condiziona un po' il fatto di poter liberamente dire ma sai che c'è, adesso me ne vado da un'altra parte. Qual è il caso in cui le persone lasciano la propria banca, guarda caso, è quando il proprio consulente che conosce molte cose del cliente cambia banca Eh, portandosi dietro eh. il suo portafoglio con i suoi clienti, no? Allora lì sì che tu hai
una concorrenza. Quindi è una concorrenza che non è sul cliente, ma una concorrenza sui portafogli, una concorrenza su ingaggiare i consulenti finanziari di una banca con i rispettivi portafogli e portarli dall'altra parte. Ecco, questo è il tipo di concorrenza che in Italia alla fine è stata realizzata. Sì, quindi c'è questo affidamento eccessivo che il cliente fa sul proprio consulente bancario. Sì, anche perché poi c'è la percezione, secondo me sbagliata, che le banche siano tutte uguali. Questo però purtroppo è molto diffuso. Io mi ricordo, tu hai citato quella rubrica alla quale io sono particolarmente legato, la lettera del risparmiatore, no? Che ogni sabato rispondevo a queste lettere assolutamente vere, perché uno diceva: ma non è possibile che la gente scriva queste cose. No, no, vi posso assicurare, erano tutte vere. Anzi, mi spiace perché riuscivamo a rispondere solo una parte di queste lettere, no? Ma era veramente una fenomenologia assolutamente reale. Io mi ricordo che arrivavano delle lettere di gente che era addirittura in causa con la propria banca, ma restava cliente di quella banca. Cioè si lamentava, diceva: "No, non li posso più sopportare, non li posso più vedere." Dicevo: "Scusa, ma perché non cambi banca?" "Eh no, ma tanto sono tutte uguali." Non solo banche sono tutte uguali, ma non si è nemmeno sviluppata un'alternativa alla banca. Cioè non sono mai diventate importanti reti di consulenti non bancari. Sì, alla fine ti ricorderai che c'è stata un'epoca negli anni 90 in cui la Consob dei tempi, qualche accademico, qualche ben pensante, eccetera, avevano immaginato con la legge sulle SIM del 1991 di creare una intermediazione finanziaria non bancaria. Sì, Qual è stato il risultato? Che poi comunque anche quelli che erano nati come intermediari non bancari sono diventate banche o sono stati comprati da banche. esatto. Perché? Io credo che questo sia dovuto a una percezione, qui andrebbe misurata naturalmente con delle analisi e dei sondaggi sul campo approfonditi, no? Forse sono stati anche fatti, della centralità della banca, cioè di un filiale fisica con ancora sopra scritto banca, no? Nella percezione di, tra virgolette, sicurezza che hanno i clienti italiani. Ecco, io uso la parola sicurezza con grande cautela perché io e te e un po' di altra gente sappiamo che è sempre Sì. pericoloso parlare di sicurezza quando si parla di investimenti perché la gente pensa a quello a cui non dovrebbe pensare, cioè è una cosa, no, assolutamente non mi farà mai perdere soldi. Quindi bisogna essere molto, molto cauti a usare questa parola sicurezza, però evidentemente questa è la ricerca che il pubblico fa, cioè di un soggetto che sia solido, che sia sicuro soprattutto. Aggiungiamo poi che la storia normativa e regolamentare ha anche agevolato questo processo, nel senso che noi abbiamo avuto un'autorità che è la Banca d'Italia, che è deputata al controllo sulla solvibilità, che sono passati ormai 50 anni dalla nascita della Consob, ma eh, tuttora è la Banca d'Italia che continua ad avere il predominio della regolamentazione. E le due regolamentazioni, da una parte la Banca d'Italia sulla solvibilità, dall'altra la Consob sulla trasparenza e sulla concorrenza, ma naturalmente confliggono. E alla fine ci deve essere uno dei due che prevale. E a oggi l'autorità che ha prevalso in Italia è la Banca d'Italia. Con la conseguenza che la creazione e la gestione di società non bancarie di consulenza, le SIM, è diventata, è sempre stata molto complicata e anche cara. Io ho anche avuto questa esperienza in Italia, abbiamo cominciato a fare una SIM, siamo partiti con la consulenza, poi abbiamo cominciato a creare una SIM nel momento assolutamente sbagliato all'inizio del 2008, però ci siamo resi conto che i costi di una SIM sono e continuano ad essere, anche se adesso un po' cambiato con la SIM di consulenza,
continuano ad essere estremamente alti rispetto a quello che potrebbero essere. Rispetto, io adesso mi sono basato a Londra, i costi di una società di gestione, di consulenza, sono una frazione di quelli che sono in Italia, e questo ovviamente limita la concorrenza, perché in Inghilterra ci sono tante possibilità di scelta, ci sono tanti consulenti che poi che fanno il loro lavoro anche localmente in una area del paese, che hanno un rapporto quindi stretto con i clienti locali, e non hanno costi importanti, perché alla fine è un'attività personale. Ovviamente non hai la detenzione dei soldi, cioè i soldi sono da un'altra parte, eccetera, però la consulenza stessa è un'attività di persone, quindi non tanto di capitali, mentre in Italia per avere una SIM c'è bisogno di capitali, e i costi sono spropositati rispetto a quelli che potrebbero essere. E questo ovviamente limita la concorrenza. Sì, sono d'accordo, forse questo è stato anche dovuto a una legislazione europea che è andata molto in questa direzione, alla quale la legislazione italiana ha dato ulteriore appesantimento, evidentemente, perché come dicevo prima, qui c'è stata evidentemente anche una sfida tra autorità e ai mondi che girano intorno a queste autorità, ma forse anche, voglio dire, con obiettivi non del tutto maligni, perché eh, la Banca d'Italia e il mondo che fa riferimento alla Banca d'Italia è molto chiaramente preoccupata dell'eventualità che una banca finisca insolvente, che chiaramente è una tragedia, cioè, è veramente lo scenario da evitare. Però questo, diciamo, non dovrebbe minare e limitare la concorrenza, come dicevi tu, l'esistenza di altre figure che non necessiterebbero, diciamo, anche per il tipo di lavoro che svolgono, tanti requisiti di solvibilità così severi, no? Ha prevalso qui anche forse un'idea un po' paternalistica, di nuovo, Sì, siamo sì, un minimo ancora... comune Sì, denominatore che sì, certo aiuta i regolatori a non incappare in problemi, però allo stesso tempo limita la concorrenza. C'è senza, questo senza evitarli trade-off. del tutto. Sì, senza evitarli del tutto, No, peraltro, no, Massimo, certo, perché poi certo. Di ricordiamoci, situazioni, sì, sì, Banca infatti. Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Ce ne sono vado tante, avanti? e ne hai Devo scritto. andare avanti? No, no, e ne hai scritto. È proprio questo il punto, no? È che questo sistema bancocentrico ha aiutato le grandi banche, che sono diventate ancora più grandi proprio perché sono riuscite a gestire in maniera industriale questa loro presenza e forza sul mercato, però ha limitato la concorrenza. Questo a detrimento non solo del risparmiatore e dei costi che lui sopporta, ma anche dell'industria stessa del Vabbè, risparmio certo, sì. gestito, Sì, perché sì, certo. se tu sei un gestore come sono io, e vuoi arrivare al risparmiatore finale, non puoi, perché hai bisogno Giusto. per accedere al conto, per essere, affinché il tuo fondo sia comprato dal signor Rossi che ha il conto nella banca X, hai bisogno dell'accordo di distribuzione con la banca X, che è una cosa che è impossibile per un piccolo gestore, perché dietro la banca X c'è la fila di quelli che vogliono vendere fondi, e quindi è impossibile, no? Sì, in Questo, Italia è stato veramente eccessivo. Devo dire che post 2007-2008 c'è stato un fenomeno internazionale di appesantimento
della burocrazia e dei controlli ex ante anche esagerati nei confronti degli intermediari finanziari. E a mio avviso perché questo è successo? Di nuovo torniamo al paternalismo e al fatto che la politica e le autorità di controllo eh, sono state prese da questa mania di voler evitare a tutti i costi, con i controlli ex ante, eventuali insolvenze, eventuali crisi bancarie, no? E anche perché si sono rese conto, tu guarda cosa è successo dopo il 2007-2008, di nuovo la politica e le autorità di controllo, che l'alternativa che sarebbe stata fare espiare ex post ai responsabili come deterrente poi per l'eventuale ripetizione di questi episodi, le proprie malefatte, questa espiazione non c'è stata, ma non c'è stata da noi, non c'è stata in UK, non c'è stata negli Stati Uniti. Cioè tu citami un banchiere di quelli che ha creato la grande crisi 2007 e 2008 che ha dovuto, non dico finire in galera perché poi io francamente sarei per la depenalizzazione totale degli illeciti finanziari, ma sarei per l'aggressione immediata dei patrimoni personali, magari anche delle assicurazioni personali delle persone responsabili delle malefatte, no? Ecco, ma andiamo a vedere proprio sulle misure patrimoniali. Non è stato sequestrato nulla. Dick Fuld, l'ex capo di Lehman Brothers, vive tranquillamente nel suo ranch di 700 acri, non so dove, Montana, Idaho. Tutti i grandi responsabili delle bancarotte e che poi sono state salvate con soldi pubblici, ricordiamoci anche quelle banche, ricordiamoci anche l'impatto sui contribuenti, ma questi no, Ce n'è una che è su tutti i giornali oggi. sì, che poi appunto rivivono addirittura facendo cose che uno non poteva certamente immaginare. Ma uno dei pochi casi di espiazione che mi viene in mente è quello, non so se te lo ricordi, Sir Fred Goodwin, l'ex capo di Royal Bank of Scotland, che è stato stripped, che gli hanno levato il titolo di Sir Sì. dopo il disastro che aveva causato. Però nessuno gli ha mai sequestrato un centesimo, neanche a Goodwin, nonostante tutti i disastri che aveva combinato. Quindi la mia sintesi qual è? In mancanza di espiazione, cioè nell'impossibilità di fare espiare i responsabili di questi disastri le loro malefatte con misure patrimoniali, allora la politica e le autorità di controllo si sono scatenate sulla vigilanza e sulla burocrazia ex ante, limitando la concorrenza e aumentando gli oneri che naturalmente vengono pagati dai clienti. Sì, perché ovviamente meno società da controllare hai e più tranquillo il tuo lavoro. Più Però è chiaro efficiente, che il controllo è più efficiente, esatto, un certo. controllo più efficiente. Sì, Se il sì, sì. grosso dei risparmi è concentrato in relativamente poche banche, la regolazione, il controllo di queste banche permette al regolatore di avere una vita più tranquilla. Se ci fossero molte più società più piccole da controllare, poi in Italia, andando indietro nel tempo, ci sono stati casi eclatanti di truffe, diventa più complesso e anche più oneroso dal punto di vista della reputazione, perché basta una che salta e che tutte le colpe vengono date al regolatore. Questo è andato molto a detrimento della concorrenza. Ripeto, non soltanto dal lato della distribuzione, cioè della consulenza, ma dal punto di vista della gestione. Cioè in Francia, per fare un esempio, di società di gestione più piccole che sono nate anche con diciamo, il sostegno anche istituzionale, ce ne sono tante e di conseguenza l'industria del risparmio gestito è riuscita a svilupparsi in modo tale da creare situazioni di concorrenza importanti che poi sono andate a beneficio del risparmiatore. In Italia il grosso dei PIR, l'80% dei PIR sono in mano alle prime 5 società di gestione, che sono Sì. possedute dalle banche, dai distributori. Questo Tra l'altro l'esempio che fai della Francia secondo me è più calzante come
parametro di confronto, perché comunque la Francia è nell'Unione Europea, la Francia diciamo che non è poi così troppo diversa dall'Italia su certe variabili. Eh, diciamo che mi sembra più appropriato confrontare il sistema concorrenziale italiano con quello francese, rispetto invece a quello inglese, che mi sembra proprio un altro mondo, non solo perché non sono più nell'Unione Europea. Sì, sì, infatti in Francia di società di gestione piccole, indipendenti, che nascono piccole e poi si ingrandiscono se hanno successo, ce ne sono tante, decine e decine. Perché? Perché è più semplice per loro arrivare a raccogliere risparmio sia istituzionale che privato. In Italia questo è molto più difficile, con la conseguenza che il mercato dei PIR è praticamente morto dopo un anno e mezzo dal lancio. Faccio un altro esempio. Da diversi anni esiste un mercato in borsa italiana che si chiama AT Fund, dove i fondi possono essere comprati e venduti al NAV del giorno. Basta che il fondo si registri al mercato AT Fund e qualsiasi investitore può comprare il fondo al NAV del giorno, che è una cosa potenzialmente molto utile, no? Peccato però che le banche non danno accesso a questo mercato. Cioè se tu ti presenti alla banca sotto casa e dici voglio comprare il fondo X quotato, tra l'altro quindi quotato che vuol dire anche sorvegliato, controllato dalla Consob, non riescono a comprarlo, poi, adducendo mille scuse, ma la realtà è che non c'è la volontà di aprire il mercato ad altri, a gestori indipendenti. Questo è una cosa veramente limitante della concorrenza che potrebbe essere risolta molto semplicemente obbligando le banche ad aprire questo mercato. Perché il mercato che c'è, tra l'altro, è organizzato da Borsa Italiana. Secondo te non ci sono gli estremi per coinvolgere l'antitrust su questo tema? Magari senza esito, magari, però almeno fare il tentativo, perché può darsi, non sono un esperto di concorrenza, ma può darsi che ci siano gli estremi della pratica non anticoncorrenziale. Sì, guarda, ne abbiamo parlato in tanti consessi. Io ho speso addirittura 2 anni a cercare di risolvere i problemi tecnici. Poi il tempo passa Sì. non si arriva a niente. Io dico anche la borsa stessa che ha a disposizione un mercato che è stato creato in borsa, questo ai tempi del London Stock Exchange, e potrebbe essere col passaggio a Euronext esteso a tutti gli altri mercati di Euronext. E invece questo non avviene. Come dici tu, è un problema anche proprio di concorrenza. Cioè, se c'è un mercato sponsorizzato da Borsa Italiana, la banca non è che può dire no, non c'è, lo ignoriamo. Sì, sì. Che come dici tu, secondo me non c'è la percezione, e magari è anche corretta questa percezione, che siano temi che fanno guadagnare voti, in estrema sintesi. Cioè, alla fine io mi occupo di risparmio da 35 anni, di risparmio degli italiani. Una conclusione che, ma nemmeno troppo cinicamente ho raggiunto, è che il risparmio non sposta voti. Altre cose spostano voti, il risparmio no. C'è un po' di animazione popolare quando ci sono dei crack finanziari, ma poi dopo finisce nel dimenticatoio questa passione nel giro di pochi anni, anche perché poi i processi durano anni, i giornali non li seguono più. Può lamentarsi quando, mugugnare quando la banca fa così, oppure peggio quando perdi i tuoi soldi perché li hai messi nelle azioni della Banca Popolare di Vicenza, perché era la banca del tuo paesello
non aveva mai tradito, erano sempre salite del 7%, e allora lì si scatena magari per un po' di anni la politica locale, dice basta, non deve più succedere una roba del genere, rinforziamo le authorities, no? Come se non fossero già abbastanza forti le authority con tutti i controlli e la burocrazia che impongono agli intermediari, no? Non è un argomento che sposta voti, però è un argomento che dovrebbe essere preso in mano dai regolatori e dalla politica. Ci sono in realtà alcuni politici, alcuni deputati che hanno preso a cuore questo tema. Uno di questi, l'onorevole Centemero, è stato protagonista di un mio podcast, che però non arrivano ad avere Decisivi, la forza di non diventare sono decisivi. In decisivi, certo. Italia, Mm. forse questo è un tema molto generale, però in tutte le democrazie si fa fatica ad arrivare a un consenso tale da ottenere dei risultati in maniera efficiente e anche veloce. Guarda quello che è successo con il ormai famoso fondo dei CDP, che è nato dall'esigenza di cui io scrissi già nel 2023 di convogliare il risparmio istituzionale, cioè delle casse di previdenza e dei fondi pensione, una parte di questo sul sostegno della borsa italiana, quindi delle aziende quotate in Italia, e questo fondo alla fine sta partendo, però con dei connotati che ricalcano le- i limiti di cui abbiamo parlato, perché le società che faranno questi fondi, a cui il CDP darà in gestione questi fondi, sono quelle che hanno il controllo del risparmio italiano. Quindi anche lì manca quel grado di concorrenza ehm, necessaria a creare più interesse, anche perché il mercato italiano stesso è molto piccolo, per cui c'è bisogno di fondi che siano piccoli, perché devono gestire investimenti in società piccole. Sì. No? Per cui è chiaro che un fondo PIR da 1 miliardo diventa molto difficile da gestire se vuole investire una parte importante in società piccole. Ci sarebbe bisogno di fondi più piccoli, ma questo va contro l'idea che bisogna creare fondi più grandi possibili in modo da creare più commissioni per le banche, eccetera, eccetera. No? Sì, io ci vedo ancora del paternalismo top down, cioè Sì. dall'alto decido io che cosa è bene e che cosa è meno bene, invece di partire bottom up dal basso e dire scusate, voi di che cosa avete bisogno, voi che siete sul mercato, no, per fare questa cosa che è un obiettivo comune, no, investire nelle piccole e medie aziende del paese, no, Ecco, come vedi tu nella- questo concetto? Perché alcuni dicono in realtà investire o comunque dare degli incentivi come fanno i peer ad investire nel tuo paese è il concetto di home bias che dal punto di vista strettamente finanziario può essere considerato paternalista, cioè uno dice perché forzare o incentivare l'investimento in aziende domestiche. L'investitore dovrebbe essere libero di spaziare e di investire dove gli pare. Il mio punto di vista, di cui ho parlato anche in tanti articoli su LinkedIn e altrove, è che invece ci sia un ritorno importante a livello macroeconomico per lo sviluppo del paese nel destinare una parte, mentre non troppo grande, ma nemmeno troppo piccola, a investimenti nelle aziende del proprio paese.
con ritorni che certamente non sono strettamente finanziari, ma potrebbero anche essere finanziari se il mercato attraverso questo intervento si sviluppasse in maniera da creare più liquidità e quindi dare più accesso a nuove aziende che si quotano, a investitori che arrivano, a fondi che vengono creati, a gestori che creano questi fondi, a consulenti, a SIM che portano le aziende in borsa, ad altre società che fanno da advisory alle aziende che vogliono quotarsi in borsa, al mercato che cresce, con benefici importanti per il paese. Come vedi tu questa idea? Il fatto di spingere ulteriormente verso l'investimento in aziende del proprio paese può essere distorsivo. Uno dice se le aziende se lo meritano del proprio paese, bene, se non se lo meritano perché devo avere un incentivo particolare a investire nelle aziende di questo paese. Però alla fine si ha anche una situazione strana, secondo me, in cui si cerca di dare un incentivo a investire in aziende del proprio paese sul lato retail, quando poi l'hai anche affrontato in altri tuoi talk show, che mi sembra che l'hai seguito molto bene questo argomento. Poi abbiamo un mondo di investitori istituzionali, fondi pensione, casse di previdenza, no? Più o meno guidati da advisors italiani, prevalentemente italiani, che hanno delle asset allocation in cui l'Italia pesa il 2%. No, meno, Azionario o meno? meno, è quello che Meno del c'è. 2%, scusami, è vero, il 2% sarebbe già una over allocation, no? Se rispetto, diciamo, al peso dell'Italia Al peso sull'indice neutrale. globale. Esatto, Sì, ecco. poi dipende da cassa a cassa, però Cioè è un po' strana e questa poi situazione, mi fa... quello che c'è è tutto nei titoli del MIB 40. Ecco, esatto, è un po' O strana salvo come casi situazione. come questi ultimi in cui per ragioni, diciamo, forse extra finanziarie Eh, si sono fatti investimenti in banche Sì, poi distinguiamo, molto scusami, specifici. fra i due pilastri, cioè Sì, il secondo pilastro comunque i fondi pensione sono regolamentati, credo in modo abbastanza rigido sugli investimenti. Ma le casse di previdenza del primo pilastro? E infatti le abbiamo viste all'opera recentemente, no? Nelle varie operazioni bancarie, no? Giusto, che hanno preso posizione su questa, su quell'altra banca. Domando, lo hanno fatto sempre nell'interesse dei propri iscritti? Oppure perché qualcuno li ha chiamati e li ha invitati a fare questo o quest'altro? infatti, ma quello poi è un tema complesso che dovrebbe essere trattato con più tempo. Ma parliamo di questo aspetto, cioè le fondi pensione e casse gestiscono al compresso più di 300 miliardi di euro. Il punto che io scrissi ormai un paio di anni fa su un documento che hai firmato anche tu è che basterebbe un 1% di questi 300 miliardi, basterebbero 3 miliardi investiti nelle aziende domestiche, di, di cui la stragrande maggioranza sono piccole aziende, che rappresentano dal punto di vista numerico l'80% e passa delle aziende quotate, ma dal punto di vista del valore rappresentano il 5-10% del totale, perché ovviamente c'è un effetto diciamo esponenziale, no? È chiaro che una Ferrari vale come 100 small cap, no? Se basterebbe che un 1%, quindi senza stravolgere l'asset allocation di questi investitori istituzionali, basterebbe un 1% degli assets che loro investono, che loro gestiscono, investiti nelle società, nelle piccole società quotate in borsa italiana per dare un impulso veramente benefico dal punto di vista macroeconomico per gli investitori e per le aziende che si quotano, in modo da creare un grado di liquidità tale
da permettere al prezzo di queste aziende di trovare un livello di equilibrio adeguato, che invece è stato messo in grave difficoltà dal fatto che sono nati i PIR, poi i PIR hanno smesso di raccogliere e dopo 5 anni sono arrivate i riscatti, cosa che tra l'altro, cioè non era necessario dopo 5 anni vendere il fondo per No. acquisire il vantaggio fiscale. Il vantaggio fiscale lo acquisisci dopo 5 anni, ma vale anche nel futuro. Invece quello che è successo è che dopo 5 anni, nel 22, sono iniziati i riscatti, non sono stati sostituiti da nuove raccolte perché la raccolta si era già arenata precedentemente, per cui c'è stata un'ondata di riscatti forzati da parte dei fondi, cioè di vendite forzate, che hanno più che proporzionalmente nuociuto ai prezzi dei titoli più piccoli, perché tanto più piccolo il titolo, tanto più impattante negativamente è la vendita forzata di un fondo troppo grande e questo si vede molto chiaramente da un grafico che ho mostrato diverse volte, dove si vede da quando nel 2022 è iniziato questo fenomeno, il 1040 ha avuto una performance anche grazie al settore finanziario che è molto pesante sull'indice, una performance molto positiva, oltre alla performance di Leonardo, Fincantieri, Ferrari, eccetera, tante belle società che sono quotate sul 1040, ma le società più piccole, incluse quelle quotate sul mercato principale che fanno parte dell'indice Star, che fino al 22 aveva fatto molto meglio, non solo del 1040, ma addirittura dell'S&P 500. Da quando è iniziato questo fenomeno, anche i titoli star, che sono titoli Di alta medio qualità. grande, non sono titoli micro titoli, titoli piccoli, sono anche aziende che valgono 1, 2, 3 miliardi, hanno avuto una performance molto deludente. E se vai a vedere i dati dei PIR, di raccolta dei PIR, continuano ad essere negativi, con l'eccezione paradossale dei PIR obbligazionari. Tu dimmi a cosa serve un PIR obbligazionario, che senso ha avere il PIR obbligazionario? Se vai a vedere, questo lo faceva vedere anche Gianfranco Ursino nell'ultimo podcast. I soldi dei PIR che arrivano sui bond di Intesa San Paolo sono il totale dei soldi che arrivano sulle small cap e sulle small cap quotate sul mercato principale più le 200 società quotate sulle GM. Io qui ho anche una domanda da farti, perché negli ultimi anni non sono stati particolarmente favorevoli per le small cap anche su altri mercati che non hanno i peer. In generale c'è stata una sottoperformance delle small cap rispetto ai titoli a grande capitalizzazione. Gli investitori stranieri, con quale attenzione guardano alle small cap italiane? Ci sono alcuni francesi che, per i motivi che ti dicevo, perché loro hanno a disposizione molto più soldi di quelli che hanno gli investitori Sì, italiani, guardano il mercato italiano. Ci sono alcuni tedeschi, quindi c'è un certo interesse, però quello che manca è l'interesse domestico, perché i certo. francesi, il grosso di quello che investono è nel mercato francese, i tedeschi la stessa cosa. Conosciamo il nazionalismo dei francesi. Però è un nazionalismo che poi alla fine ha Sì, avuto sì, sì, un impatto importante, come dicevo prima, sull'industria del risparmio gestito e sì. sulla concorrenza. eh, Diciamo che noi abbiamo in Italia un home bias particolarmente accentuato sull'obbligazionario, parlo dei titoli di Stato, no? Cioè titoli di Stato italiani
sono comprati molto anche con questi prodotti retail, BTP Futura, Valore, cose del genere, con delle infatti. emissioni dedicate dalle famiglie, il che ha stabilizzato, secondo me, non so se sei d'accordo, ha contribuito che a stabilizzare le quotazioni di un paese, dei titoli di Stato di un paese che è fortemente indebitato, no? Quindi questo sicuramente ha aiutato. Però ecco, noi abbiamo paradossalmente un home bias molto più accentuato lato titoli di Stato che non lato azionario, perché poi se andiamo a vedere gli istituzionali stessi sono stati, credo, venditori netti di titoli di Stato italiani in questi ultimi anni, li hanno venduti alle famiglie, quindi noi abbiamo avuto una classe di investitori, le famiglie, che probabilmente sulla spinta delle pubblicità, delle campagne di marketing del Tesoro che si sono rivelate efficaci, sono stati i compratori di ultima istanza di titoli di debito pubblico italiano, magari un po' anche alleggerendo i bilanci delle banche, in primis, ma forse anche degli investitori istituzionali. E invece per le aziende quotate sono rimaste le briciole, come diceva Mm, Gianfranco. sì, sì, sì. Però ecco qui, perché ho fatto riferimento ai titoli di Stato? Forse, come era già accaduto in passato, un debito pubblico così ingente spiazza un po' investimenti alternativi, dato che lì io intravedo nel piazzamento del debito pubblico presso investitori domestici, io li vedo chiaramente una ragion di Stato, no? Cioè, l'esigenza di salvaguardare la stabilità del paese. Noi siamo a cos'è, al 140% di rapporto tra debito e PIL, no? Quindi la ragion di Stato è, prima di tutto, dobbiamo comprare titoli di Stato italiani. Poi, se avanza qualcosa, prendetevi anche il resto, ma il resto non è prioritario. Sì, però ne avanza tanto perché Tantissimo. stiamo parlando Che magari va nei fondi di Fidelity che investono in Cina o in Giappone o in Indonesia. E questa è l'assurdità, no? questo è il Perché? punto, Perché i questo è il private punto. bankers che distribuiscono i prodotti di Fidelity o di Carmignac o di Vanguard ti dicono rotazione settoriale, rotazioni tra paesi, è il momento del Giappone, della Cina, dell'India, dell'Indonesia oppure delle miniere d'oro del Cile. Fondi pensione e casse di previdenza, voi dovete, per ragioni, chiamiamole anche patriottiche, investire un 1, 2, 3% nelle aziende italiane. Questo avrebbe un effetto volano molto importante. In Italia Io si ti... parla tanto delle virtù delle PMI. Sì. Tutti parlano di quanto sono importanti, l'ossatura del mercato, dell'economia italiana, eccetera, eccetera. Però quando si va a vedere nei fatti cosa succede, ben poco. PIR hanno questo privilegio. I PIR hanno l'esenzione fiscale se tu investi in aziende italiane. Poi, per come sono stati congegnati, l'investimento dei PIR nelle piccole aziende è molto inferiore a quello che uno ha in mente. Cioè, Perché quando si sente parlare di PIR si fa l'equivalenza tra PIR e small caps. In realtà, quando si va a vedere cosa c'è dentro i fondi PIR, la parte small cap è residuale. Il grosso dei PIR, come mostrava anche Gianfranco, è investito nel B40 e nelle medie aziende, mentre alle veramente piccole aziende, quelle che hanno bisogno più di tutte del sostegno del risparmiatore italiano, arrivano il 2, 3, 4% a seconda dei casi tra l'altro, dei fondi PIR. questi pier sono stati costruiti in modo bislacco, a mio avviso, perché il risparmio fiscale differito crea quell'effetto a 5 anni, quando maturano i requisiti per fruire di questo risparmio fiscale, chiaramente è un effetto molto distorsivo sul mercato. Io avrei preferito un meccanismo analogo a quello che c'è per le start-up e le PMI innovative,
Ci sono delle aziende che meritano un privilegio fiscale sugli investimenti. Bene, te lo do subito. Naturalmente subordinato a un holding period minimo, non so, 3 anni, Cioè 5 se anni. uno Se tu investe tieni in un questo, fondo, cioè secondo te se uno investe in un fondo PIR, l'ammontare investito va a detrazione. hai detrazione per le start-up e le PMI innovative del 30%, no? Ok, hai subito una detrazione fiscale del 30%. Quindi non devi star lì a pensare fra 5 anni è scaduto il termine, quindi posso fruire, vendo tutto. No, è meno secondo me è meno distorsivo. E devo dirti, io ho investito anche in start-up PMI quotate all'IGM, perché l'IGM è un mercato non regolamentato che quindi al suo interno può avere delle PMI innovative. Naturalmente, se tu investi sul secondario in queste PMI innovative trattate l'IGM, non hai diritto alla detrazione fiscale. Ma se tu converti dei warrant o sottoscrivi aumenti di capitale, lì sì che ce l'hai perché e sottoscrizione sono soldi che entrano nella società, quindi hai diritto alla detrazione, naturalmente rispettando poi l'holding period minimo di 3 anni. Quindi abbiamo dei precedenti che secondo me hanno discretamente funzionato. Ricordo che questa agevolazione nacque nel 2012 quando ministro dell'industria era Corrado Passera. Secondo me questa è una misura che ha aiutato almeno questa nicchia, questa fascia di piccole aziende italiane, tra cui appunto sono state ritenute meritevoli. Io sono d'accordo su questo, anche le start-up. Bene, bene Marco, abbiamo sforato il nostro limite di un'ora. Abbiamo parlato di tante cose, ce ne sarebbero tante altre di cui parlare, magari lo facciamo in un'altra occasione. Quando Al vuoi, momento Massimo. ti ringrazio e spero che questa conversazione sia stata utile. Continuo a invitarvi a sottoscrivere il canale in modo da permetterci di continuare a fare la produzione di questi podcast. Grazie a tutti. Grazie. Ciao Massimo.